posizione vediamo due attacchi, il destro e il sinistro. Siamo pronti per affrontarli insieme. Dalla posizione di guardia, solito disimpegno, è sempre presente il disimpegno prima di qualsiasi attacco, come abbiamo già detto. Quindi dal disimpegno esco, è la prima volta che vediamo un'uscita in tutto il corso. C'è un'uscita in diagonale, più o meno a 45 gradi rispetto al mio avversario. Quindi faccio un'uscita e contemporaneamente porto la mia spada orizzontale al terreno, ruotando i polsi. Attenzione, in questa uscita dobbiamo dimenticarci un po' dell'immaginario che abbiamo quando portiamo un colpo laterale. Non bisogna caricare, ricordiamoci sempre che abbiamo uno strumento che taglia senza bisogno di forza. Quindi la mia spada non andrà mai dietro al mio corpo, ma rimarrà sempre fra me e il mio avversario. Quindi siamo usciti a 45 gradi, facciamo perno sulla nostra gamba destra e ruotiamo i polsi e tutto il corpo, non solo le braccia. Non è un colpo di braccia esclusivamente, è un colpo di rotazione dei polsi e rotazione del corpo contemporanea e andiamo a colpire, portiamo a compimento il nostro destro. Il bersaglio del destro è la zona compresa fra il gomito e la spalla. Nel portare a compimento il mio destro, la mia mano dominante sarà rivolta con il palmo verso l'alto e l'altra mano sarà rivolta con il palmo verso il basso. Attenzione che il destro non è un colpo di sfondamento, nessun attacco in realtà è veramente di sfondamento, è un attacco di tocco. Una volta concluso il colpo, sia che il mio avversario abbia parato, sia che non abbia parato e io l'abbia colpito, ritornerò in guardia recuperando proprio la posizione delle mie braccia e delle mie gambe nella posizione di guardia che ormai abbiamo imparato bene. Anche in questo caso, come negli altri attacchi che abbiamo visto finora, è consigliabile andare a colpire con la parte finale della nostra lama, quindi con le ultime 4 dita circa. Chiaramente stiamo parlando di misure spannometriche, circa le ultime 4 dita di lama. Questo ci consente di mantenere la massima distanza dal nostro avversario e di essere comunque in misura, quindi di riuscire ad andare a segno e a colpire il nostro avversario. Abbiamo visto un attacco laterale destro. Vediamo adesso il sinistro. Chiaramente, essendo questa un'unica lezione, ti sarai già immaginato che sia molto simile il sinistro al destro ed è effettivamente così. I due attacchi sono piuttosto simili, sono speculari, solo che c'è qualche accortezza a cui dobbiamo stare attenti. La prima accortezza è che chiaramente, come ti accorgerai se lo provi a portare già adesso da solo, l'attacco sinistro implica che le nostre mani, a differenza del destro, si incroceranno. Come vedi, le mie mani in questo caso si incrociano. In questo incrocio io vado a perdere un po' di allungo, il mio allungo sarà leggermente minore rispetto al mio destro, quindi questo è da considerare perché probabilmente dovrò portare il mio corpo a uscire leggermente di più per arrivare a bersaglio. L'altro aspetto da considerare in virtù del fatto che ho i polsi incrociati è che in qualche modo perderò un po' della mia potenza, un po' della mia velocità. Posso in questo caso risolvere questo problema andando a fare con la mano sinistra che sta dietro una trazione della mia elsa e quindi a ridare velocità al mio colpo per colmare questa velocità che in qualche modo questa posizione un po' più innaturale, un po' più scomoda mi va a far perdere. Chiaramente se vado a sinistra la gamba con cui dovrò fare l'uscita a 45 gradi circa sarà la sinistra e non più la destra. Quindi sposto il mio busto con la mia gamba verso sinistra e vado a chiudere esattamente come il destro con tutto il corpo, i polsi e le braccia. Le braccia fanno in realtà poco, è più un movimento di polso e di corpo nella rotazione. Questo è il nostro sinistro. Anche nel sinistro il bersaglio rimane lo stesso, quindi nei laterali possiamo dire che il nostro bersaglio sarà circa dalla spalla al gomito, sia che uno vada a destra sia che vada a sinistra. Come devono stare le braccia una volta che arrivo con il mio colpo? Non devono, ma l'abbiamo già iniziato a capire in tutte queste lezioni che abbiamo fatto insieme finora, stare tese. Le braccia non sono mai tese, sono sempre leggermente flesse. Questo ci consente una reattività molto maggiore, molto superiore rispetto a tenderle per guadagnare magari qualche centimetro, ma uno, rischiare poi di fare male all'avversario perché abbiamo meno controllo in questa posizione. 2, perdere molta velocità perché in effetti siamo veramente molto meno reattivi. Attenzione che
che le mie spalle, il mio busto rimangono stabili, non si inclinano nel portare il colpo né da un lato né dall'altro, rimango stabile. Sono solo le mie braccia e tutto il mio corpo che si muove e ruota. Non si inclina il mio busto, rimango stabile, il mio baricentro è sempre fra le mie gambe. Con l'uscita io cosa sto facendo in effetti? Sto cambiando linea d'attacco, nel senso che abbiamo detto che la mia linea d'attacco è sempre frontale, con questa uscita cambio il mio fronte. Poi mi ritrovo sempre frontale una volta che sono uscito, ma cambio con questa mia uscita la mia linea d'attacco e la modifico temporaneamente. Un altro accorgimento molto importante: nel portare il colpo le mie mani rimangono salde e ben serrate all'elsa, non vado ad aprirle, anche se forse mi posso sentire più comodo perché magari è un po' più di gioco. No, questo è molto importante perché nel caso io riceva un colpo sulla lama o la parata del mio avversario sia particolarmente forte, rischio di perdere la presa e di perdere quindi la spada. Mani ben salde e serrate all'elsa, sempre. Per quanto riguarda le mie gambe e i miei piedi, nell'uscita vale il solito principio che abbiamo già imparato. Se ho il mio piede sinistro avanti e vado a destra, farò un passo verso destra. Se ho il mio piede destro avanti e vado a sinistra, farò un passo verso sinistra. Se invece le mie gambe sono invertite, quindi sono già con la gamba sinistra avanti e devo uscire a sinistra, farò il mio solito mezzo passo, così come a destra se ho la gamba destra avanti e devo uscire a destra. Attenzione, è chiaro che quei 45 gradi di cui abbiamo parlato per disegnare la traiettoria della mia uscita sono indicativi. È chiaro che vanno adattati alle caratteristiche del mio avversario, che magari è molto alto e quindi facilmente prende tanta distanza, e alla reazione che effettivamente lui mette in atto nel momento in cui si accorge che io sto partendo con il mio destro o il mio sinistro. Se prende molta distanza dovrò cercare di uscire di più, se ne prende poca non ne ho bisogno. Quindi 45 gradi sono una cifra però indicativa che può essere molto utile se ti eserciti con un tuo amico in figura e fai delle tecniche da studio. Se no devi chiaramente adattarla alle circostanze di quello specifico attacco. Il bersaglio del nostro attacco, sia che questo sia un destro sia che sia un sinistro, è la zona che va dal gomito alla spalla. Ma quello che io ti consiglio è di mirare sempre al gomito, perché comunque soprattutto inizialmente avrai la tendenza ad arrivare con la punta della tua lama più in su rispetto a dove pensi di arrivare, rispetto al punto che stai mirando. Quindi se noi partiamo dalla spalla e svirgoliamo leggermente più su, rischiamo di arrivare in faccia ed è una cosa che non va fatta. Quindi ecco la prima ragione per cui ti consiglio di mirare al gomito. Ma c'è in realtà una seconda ragione che è meno, altruistica, è meno di sicurezza, è più proprio funzionale. Se ci pensi, le parate di questi attacchi, come vedremo nelle prossime lezioni, coprono tutta questa superficie. Però è chiaro che invece in questa zona tendenzialmente ci sarà proprio l'elsa. Quindi in questa zona il mio avversario è più scoperto. Ecco perché ti consiglio in ogni caso di mirare al gomito e arrivare tendenzialmente proprio nella zona del gomito, perché avrai più possibilità che il tuo avversario non riesca a parare bene il tuo attacco. Come abbiamo detto, questo attacco lo puoi portare o di tocco o a spinta. Cambia essenzialmente il modo in cui tu ti relazioni con l'esito del tuo colpo, ovvero se lo porti a tocco il tuo corpo deve essere ben pronto a ritornare in una posizione tale che ti consenta di fare poi un altro attacco o di ritornare in guardia. Se invece lo porti a spinta devi essere pronto con il busto, con tutto il tuo corpo ad aggiungere forza per spingere la difesa dell'avversario e arrivare a bersaglio. Solo una volta che hai acquisito davvero dimestichezza con questa dinamica di movimento, puoi provare, una volta che fai il disimpegno, a richiamare ulteriormente la spada verso di te. Quindi dalla posizione di guardia, disimpegno, richiamo ulteriormente la spada e poi proseguo come abbiamo detto. Quindi questo movimento ci aiuta a essere tranquilli di portare il nostro attacco senza essere interrotti dalla guardia dell'avversario. Perfetto, abbiamo visto sia il destro che il sinistro, quindi ci portiamo a casa un gigantesco bagaglio perché possiamo a questo punto uscire, quindi cambiare la linea di attacco nei confronti del nostro avversario. E non è banale, quindi ti consiglio nella prossima lezione di prestare molta attenzione agli esercizi che ti propongo. Ci vediamo fra poco.